Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric Report ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di giugno. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a scoprire come andrà il vostro mese di giugno attraverso l'arcano del mese, le energie principali, poi vedremo l'ambito amore, il lavoro, le finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. E infine vi ricordo anche che in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che vado ad utilizzare nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo, avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando, spingete il vostro più possibile per farlo vincere. Procediamo con il vostro arcano del mese precedente per capire un po' come si muoveranno le prossime energie, quindi facciamo una specie di veloce ripassino dove voi avevate l'imperatrice. Può aver portato un mese abbastanza costruttivo e positivo per la crescita, per nuovi sviluppi, per aver utilizzato al meglio la vostra intelligenza pratica, anche per sostegno, cura e protezione di voi stessi, delle persone più care e anche di alcuni progetti importanti. E adesso procediamo, andiamo avanti a vedere quale sarà il vostro arcano del mese di giugno, quindi che vi accompagnerà con tutte le sue energie principali, ma soprattutto per aiutarvi a capire come gestire e sapere che voi avete il matto è importante soprattutto per alcuni aspetti di imprevedibilità. Non vi dovete spaventare per questo, essendo un'energia abbastanza veloce che si muove in fretta, può indicare nuovi inizi, nuove opportunità da cogliere, di affrontare alcune cose con spensieratezza, approfittare di alcuni momenti per fare pulizia, per fare reset, di liberarsi di un fardello, di un peso, di lasciare andare quello che ormai non ci serve più per andare avanti, e quindi di utilizzare anche originalità, creatività per un nuovo percorso, per un'avventura, ma soprattutto per chiudere alcune situazioni e ricominciare, quindi riscoprire un po' la gioia e il piacere di fare alcune cose. Ecco il vostro arcano. Andiamo a vedere le energie che si muoveranno, quelle principali, poi ci addentriamo negli altri ambiti. Allora, cosa dovete aspettarvi? Un mese che si apre con la ruota. Abbiamo sempre un'energia zero, come vedete. L'energia zero è quella che vi dicevo di imprevedibilità, di andare a cogliere delle opportunità che possono essere importanti per non perderle. Perché spesso funziona così, soprattutto quando c'è la ruota. Ci sono delle occasioni che magari possono essere anche delle seconde chance, quindi si possono ripetere, però proprio per questo non dobbiamo lasciarle andare, non dobbiamo trascurare nessun dettaglio, quindi possono arrivare delle opportunità interessanti. Possono ripetersi delle vecchie situazioni? Scusate, assolutamente sì. Quindi è qui che dobbiamo sapere che alcune cose, se ci danno fastidio, se non vogliamo più trovarci in certe situazioni, allora magari sappiamo come disinnescarli una volta intercettate, perché c'è la possibilità nel corso del mese proprio di procedere diversamente da come avete fatto precedentemente, e quindi il 6 di spade ci dice che dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare altre situazioni che possono essere molto più stimolanti, molto più ispiranti per noi, e dei risultati li possiamo già ottenere fin da subito. Questo può indicare anche piccoli grandi spostamenti, dei viaggetti, degli spazi che ci concediamo noi. E poi c'è alcune cose che possono riguardare collaborazioni, intese, soprattutto per questioni pratiche e lavorative. E adesso procediamo con l'ambito amore.
Ambito amore, coppia single, magari chi non è interessato oppure chi vuole anche scoprire un qualcosa che riguarda le relazioni più importanti di amicizia e famiglia, io consiglio di ascoltare, però dovete adattare le varie indicazioni che dirò a quello che state vivendo. Troviamo il Fante di Spade, poi troviamo la carta della morte, che è una rappresentazione bellissima questa, perché in realtà non ci parla di una conclusione, può anche essere, dipende sempre dal vostro punto di vista. Ricordo che essendo una stesura generica non tutti viviamo la stessa vita, quindi consiglio di cogliere le cose più importanti per voi. È ovvio che per dover di cronaca è una carta che può indicare la fine di una relazione oppure un passaggio determinante, come trasformazione profonda, come evoluzione, allora quindi magari c'è la possibilità di ritrovarsi, di riscoprirsi e di risolvere delle vecchie dinamiche che magari non hanno funzionato o che hanno reso la relazione un po' difficile nell'ultimo periodo. Quindi dipende. Sottolineo il fatto che dovete ascoltare e prendere quello che vi risuona maggiormente. Quindi per le situazioni già difficili, già complesse, allora sì, può indicare una possibile chiusura e un allontanamento. Dall'altro lato invece potete cogliere un'opportunità importante proprio per fare un passaggio determinante e quindi riuscire a recuperare e a risolvere alcune situazioni. Se tutto procede per il verso giusto, magari la trasformazione può essere qualcosa di molto, molto forte, un cambiamento che non vi aspettate, un imprevisto che in realtà può essere anche positivo. Magari state pensando di cambiare casa, magari state pensando addirittura di cambiare lavoro, ed ecco che va a riflettersi anche nelle questioni sentimentali, o tante altre situazioni che ovviamente questo potete saperlo solo voi. Per i single troviamo un mese che può essere interessante per una passione, un coinvolgimento, un qualcosa che può tentarvi verso nuovi orizzonti. Che cosa vuol dire il diavoletto? Ha la sua accezione positiva, la sua accezione negativa, quindi se volete divertirvi, se cercate un'avventura o anche semplicemente ampliare le vostre conoscenze, questo potrebbe essere il momento giusto per cogliere delle opportunità di socializzare, di uscire. Infatti il 4 di bastoni può indicare dei momenti di festeggiamenti, delle circostanze nello specifico dove si possono fare delle conoscenze. Di possibilità ce ne sono assolutamente sì, può esserci un po' di confusione perché il 7 di coppe indica varie alternative e varie conoscenze, come dico sempre ovviamente tocca e spetta a noi, perché se non vogliamo giocare, se non vogliamo particolari avventure, se stiamo cercando la persona giusta, allora questo potrebbe essere un mese dove una conoscenza importante c'è. Ovviamente bisogna andare a lasciare immediatamente alcune cose che a livello intuitivo vi fanno già capire di avere a che fare con una persona che non è intenzionata a, portare avanti una relazione diciamo seria. Consiglio sempre di ascoltare il vostro intuito. Si vede che è un mese, visto che è proprio la carta principale, di opportunità, di conoscenze, di avventure, di scoprire cose nuove, però dovete insomma valutare sempre che cosa state cercando e che cosa desiderate. Per quanto riguarda le questioni più materiali, pratiche del lavoro e delle finanze, troviamo il 9 di spade.
9 di spade, imperatore, quindi c'è una prima fase dove, delle preoccupazioni, delle tensioni, delle problematiche o finanziarie, forse anche di salute, spero che non sia il vostro caso, non voglio mai spaventare, in qualche modo le carte cercano di aiutarvi, di farvi capire che è vero ci possono essere delle difficoltà e allora, soprattutto per chi lo ascolta prima, ci si può mettere subito in moto per cercare di gestire ed un controllo magari c'è, soprattutto questa può indicare che può arrivare un imprevisto, una spesa, allora lì già sapete che dovete fare attenzione alle vostre finanze. Anche il cavaliere di spade alla fine può indicare un cambiamento improvviso da gestire. Ecco perché con l'imperatore c'è bisogno di fare ordine, c'è bisogno di essere ben sicuri su alcune cose, magari di proteggere e controllare le vostre stesse finanze, entrate, uscite, eccetera. Per il lavoro magari può indicare delle tensioni, delle persone che portano un po' di imprevisti nelle loro pretese, nelle loro richieste, nel proprio ambiente lavorativo, quindi consiglio insomma di osservare attentamente. C'è bisogno di essere incisivi, di mostrare comunque la vostra bravura, la vostra competenza, di agire rapidamente su alcune cose, essere pronti e dinamici e ovviamente di non lasciarsi andare all'impazienza, anche allo stress, perché effettivamente queste carte possono indicare, un forte stress, rabbia per alcune cose che non procedono per il verso giusto. Per quanto riguarda chi è alla ricerca e altri aspetti che possono essere interessanti, soprattutto per chi vuole fare grandi cambiamenti, il 6 di coppe, il 7 di denari e l'asso di denari indicano una fase di evoluzione, di crescita, soprattutto di situazioni precedenti. Quindi vuol dire che ci possono essere dei risultati. Per chi ha già avviato da un bel po' una ricerca, se ci sono stati dei colloqui, magari finalmente incominciano a vedersi dei risultati e degli ottenimenti. In realtà può esserci un vero e proprio inizio, perché questi portano delle novità, dei guadagni, delle soddisfazioni, una proposta interessante che può essere colta al volo. Ovviamente ha la componente del 6 di coppe e cioè di cose che avete già fatto nel passato, quindi può esserci un risvolto positivo, può esserci un qualcosa, come ci dice la nostra ruota, che ritorna a presentarsi, addirittura una cosa che magari non ci aspettiamo e che pensavamo che ormai non poteva esserci più un'occasione del genere. E adesso procediamo con l'ultimo passaggio, e cioè i segni zodiacali da attenzionare. Troviamo Nettuno, che si riferisce ai pesci, poi troviamo lo Scorpione e infine Marte, che si riferisce all'Ariete e allo Scorpione, quindi abbiamo questa doppia sottolineatura. Essendo un oracolo astrologico, ovviamente ci fa capire che magari questi segni devono essere attenzionati particolarmente perché atteggiamenti, comportamenti o anche nuove situazioni, nuove conoscenze possono essere importanti. Cosa deve essere attenzionato? Ovviamente la comprensione, il cercare di non illudersi o di valutare attentamente che cosa ci verrà detto, quindi di soppesare bene anche non solo il detto, ma anche eventuali proposte e di ascoltare il vostro intuito, ma soprattutto di essere proprio ben chiari e determinati. Soprattutto Marte consiglia di adottare delle strategie, di essere dinamici, di agire proprio prontamente, di affrontare possibili conflitti o aggressioni che possono essere verbali, ma voi siete perfettamente in grado di sostenere qualsiasi cosa, magari soprattutto con queste indicazioni. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di giugno. Ciao!